Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento. Sono molto felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi. Oggi è tornato il redattore di National File. Ciao Jack, grazie per essere tornato con noi. Jack Hadfield, grazie per essere con noi. Hi guys, great to be here. Ecco, come al solito sono coadiuvato dalla bravissima Paola Maldi. Ciao Paola. Piacerissimo di ritrovarvi, onore grande come sempre, grazie. Bene, con Jack parleremo un po' della situazione internazionale a partire dalla pubblicazione di queste mail di Anthony Fauci che aprono degli scenari prima impensabili. Jack, fino all'anno scorso non si poteva dire che il virus era uscito dal laboratorio. Adesso invece, perché era stato il pangolino che si era accoppiato col pipistrello, insomma una storia inverosimile, adesso invece la narrazione mainstream è cambiata. Perché? Let's start from the international situation. The opening up of Fauci emails has really opened up scenarios that were unthinkable only last year. Last year was basically forbidden to even think about the virus as lab created. We kept telling us it was from bats, etc. So how has the situation changed and why? Yes, well, there was obviously these release of thousands of emails from Freedom of Information Act requests from the Washington Times and BuzzFeed and so on. And this really allowed us to enter the mind of Anthony Fauci, who obviously was leading the US's coronavirus response, really enter his mind at the time of the start of the pandemic, where he was saying things that were completely different to what he was saying later on. Grazie all'atto della Freedom of Information, cioè la richiesta, la libertà di richiedere delle informazioni fatta dal Washington Times e poi dalla BuzzFeed, siamo adesso in grado di entrare nella mente, diciamo, di Fauci, nei suoi pensieri. Fauci, che è stato colui che ha condotto la risposta al coronavirus, alla pandemia sin dall'inizio, e adesso vediamo che in realtà i suoi resoconti sono cambiati completamente da un momento all'altro. Yes, so you said that they changed completely his account from one time. So one of the most shocking things was obviously Fauci massively recommended that everybody wear a mask all the time, and he continued to say that for a while, even after people had been vaccinated or people had been infected. Yet one of the emails that he sent to an employee who previously served 11 years at the Bill and Melinda Gates Foundation, he said that the typical mask that you buy in a drugstore is not really effective in keeping out the virus, which is small enough to pass through the material. And he also said that masks are effective for infected people to prevent them from spreading infection to people who are not infected, rather than protecting uninfected people from acquiring infection, which of course is completely different to what he recommended, in that he said everybody should wear a mask and not just those who would spread it. È piuttosto scioccante il fatto che Fauci per un lungo tempo ha continuato a raccomandare l'uso delle maschere, sempre, in ogni situazione, sia anche dopo che si è vaccinati, anche dopo che uno ha avuto la malattia. Invece poi abbiamo scoperto, una delle mail che sono uscite fuori a un impiegato della fondazione Melinda e Gates, che in effetti la maschera non serve affatto a proteggersi dal prendere il virus, dal ricevere il virus, ma al massimo è efficace se una persona è malata, e quindi indossare la maschera rallenta lo spargere del virus. Scusate, la parola non è proprio corretta, ma insomma può essere utile utilizzare l'utilizzo della maschera solo per le persone che sono malate, non per le persone che sono sane. In fact, that was one that was picked up by quite a lot of people, that email. But the one that I focused on myself particularly was an email chain from, to Peter Daszak,
to Fauci, which was dated the 18th of April. Peter Daszak is behind the EcoHealth Alliance, and this organization was involved in funding and collaborating with the Wuhan Institute of Virology, where researchers were examining coronaviruses extremely similar to the ones behind the COVID-19 outbreak, and also allegedly engaging in so-called gain-of-function research relating to them. E molte persone si sono focalizzate su questa email, sulla maschera, invece io ho preso in considerazione un altro paio di email che Fauci ha scambiato con Daszak nel 18 aprile, e Daszak è il presidente o comunque ricopre un'incarica importante nella EcoHealth Alliance, che è la fondazione in parte è sponsorizzata anche dalla Bill e Melinda Gates Foundation, e che è stata coinvolta nel dare fondi all'Istituto di Virologia di Wuhan, dove si sapeva che si facevano delle ricerche su dei coronavirus molto simili a quello che poi è stato trovato, delle ricerche sul famoso guadagno delle funzioni. And so when news reports came out that his organization was linked to the Wuhan Institute of Virology, at an April 17th press conference, President Trump confirmed that a grant going to the EcoHealth Alliance, worth around $3.7 million since 2015, would be ended very quickly following the reports. And only sort of a week or so later, on April the 24th, all future funding for that group was cut by the Trump administration. Yet, if you then look at this email, which is dated April the 18th, Daszak praises Fauci for combating the fake news, in quotation marks there, of the possibility of the lab leak theory. He says, "From my perspective, your comments are brave, and coming from your trusted voice, this will help dispel the myths being spun around the virus's origins." Thank you, I've seen the email, thank you. Ok. Dunque, scusate, sappiamo che in passato ci sono dei report, delle relazioni che ci dicono che in passato appunto la EcoHealth Foundation e per suo tramite il laboratorio di Fauci sono stati coinvolti nel finanziare queste ricerche. Addirittura c'è stato un fondo di 3 milioni e 700 miliardi che è stato iniziato nel 2015 e doveva finire presto, e Trump in una conferenza del 24 aprile disse che la ricerca non sarebbe stata finanziata di nuovo. Tuttavia, nonostante questo, c'è questa famosa mail del 18 aprile dove Daszak ringrazia Fauci e dice che le sue parole in merito all'origine animale del virus sono molto importanti, perché lo confortano, perché lo sostengono nel modo in cui si presenta. Scusate, adesso mi sfugge la parola. Danno forza alla sua teoria che tende ad accreditare questa verità. Esatto. Daszak ringrazia esplicitamente Fauci, anche io l'ho vista questa mail, dove dice le sue parole ci incoraggiano, ci aiutano, ci sostengono, sono vaghe, ma questo dicono. Senti, prego, no. To the, and then the key point with that is when, after he thanked Fauci, only a few months later. Point with that is what? Sorry? Key point with that is what? So Daszak thanked Fauci for standing up for him on April the 18th, and only a few months later, in August, Daszak's organization received a new grant of $7.5 million, which Fauci helped announce. So there's that connection there in the funding, even after Trump had cut it off. Nonostante l'annuncio di Trump che i fondi di ricerca a Wuhan dovevano essere interrotti, c'è un record, una traccia ancora negli scambi tra Fauci e Daszak, che ad agosto Fauci ha approvato un grant, grant sono i soldi, scusatemi la parola, di 7 milioni e mezzo di dollari, un nuovo fondo di ricerca da stanziare per le ricerche a Wuhan. Forse maybe Francesco want to ask a question now.
Che tu sappia, Jack, Daszak lavorava proprio lui direttamente in queste operazioni di guadagno di funzione nel laboratorio di Juan, cioè lo faceva insieme a quella Batwoman, lavoravano insieme, metteva proprio le mani lui con i suoi uomini lì in queste operazioni. As far as you know, was Daszak involved in first person, or anyway his team, were they involved in first person with the other ladies, with the other biologist ladies involved in one, in doing the research, the gain of function research? As far as you know, was Daszak involved in first person in the gain of function research? Yes, I mean, as far as I can tell, from what I've read, I believe that it was Daszak's organization who are the ones that were funding this research there. Certainly questions have to be raised about his connections to that gain of function research. He's denied it in the past, but there's, again, more things in the email chains here that suggest that he was very much involved. And again, the connection between him and Fauci and the gain of function research is, again, rather disturbing, but this requires more investigation. Sì, sicuramente in qualche modo lui era coinvolto, se non altro attraverso il coinvolgimento della sua organizzazione, che ha ricevuto fondi da Fauci, e comunque il legame tra Daszak, Fauci, la ricerca sul guadagno delle funzioni è chiaro, però le specificità di questo legame sono ancora da mettere in evidenza, da chiarire. Che ci fosse un legame è chiaro. Se verrà provato che il virus è venuto fuori da Wuhan, Fauci ne dovrà rispondere anche in termini penali, Fauci e Daszak. If it's clear if it becomes clear that the virus has indeed escaped from the laboratory, do you think that both Daszak and Fauci will have to be legally accountable for what happened? Well, absolutely. I completely agree with that idea. I mean, regardless of any gain of function research, there certainly was research that he was involved in at the Wuhan Institute of Virology. And there's been many conflicts of interest regarding this. In fact, Daszak was a member of the World Health Organization mission team into Wuhan, which is surely this biggest conflict of interest. If you're funding the lab that was potentially the source of the virus, how can you investigate it? Sicuramente, questa è la mia tesi, loro devono essere sicuramente resi responsabili, scusate, accountable, responsabili per quello che è successo, e in ogni caso se Fauci finanziava, come è chiaro, la ricerca sulla gain of function, se Fauci era direttamente coinvolto con le attività che avvenivano su Wuhan, sappiamo poi che Daszak anche lui stesso era membro dell'equipe che è andato, della squadra che è andato a indagare sull'origine del virus nel laboratorio di Wuhan. Ma questo è un chiaro conflitto di interessi. Come poteva lui, Daszak, che riceveva finanziamenti per fare ricerca sul virus in quel laboratorio, andare lui stesso nel laboratorio per investigare l'origine più o meno fraudolenta o colposa dello stesso virus? C'è un chiaro conflitto di interesse. Insomma, quindi hanno mandato il responsabile presunto a controllare su quello che è successo. Insomma, un po' come mandare il capo della banda Bassotti a indagare sul reato finanziario. Va bene, Paola, Jack si dà una motivazione sul perché queste verità che sono state pervicacemente negate fino a poco tempo fa, adesso all'improvviso sono state sdoganate dal mainstream. Cioè, fino a ieri i grandi big tech, big data, chiudevano le pagine di chi osava ipotizzare una cosa del genere. Che cosa è successo secondo lui in questo momento? How come all of a sudden these truths that have been denied for such a long time have been legitimized by those very big techs and mainstream medias that until a little while ago would shut down and censor anyone who would dare to put these truths in the front line? How come how this changed? Well, I'm not sure when it changed.
Well, no, sorry, scratch that, start again. So I'm not sure why it changed recently. We know that the line from the mainstream media, big tech, and the so-called intelligence communities shifted to saying that the lab leak theory was now a possibility, when, of course, previously any idea of that was dismissed as a conspiracy theory. And then shut down across all big tech platforms, and you would be banned for saying something along those lines. Non sono sicuro perché è cambiato. È chiaro che precedentemente la linea dei mainstream media, dei big tech, dell'intelligence è sostanzialmente ha avuto un grande cambiamento da il censore. Ripete quello che dicevi tu, mette una grande censura su tutte le tesi del virus come aventi origine nel laboratorio, erano tacciate come cospirazioniste, mentre adesso la ritiene completamente possibile. Perché questo cambiamento io non lo so. Well, I know that. Prego. They are certainly still trying to shut down this narrative, because even though it's exploding a little bit now, just last night, the Informed Consent Action Network announced that they would have 3,000 new pages of emails secured from Anthony Fauci. But Twitter suspended them. They temporarily suspended their account for simply announcing that they had these emails, because they allegedly violated their policy on spreading misleading and potentially harmful information relating to coronavirus, even though in the tweet itself there was nothing relating to the virus, just simply announcing that they would release more of these emails. I've reached out to Twitter for comment, and they said they will be getting back to me on that, but the narrative is still being controlled. Attenzione, la narrativa è ancora sotto controllata, c'è ancora la censura, perché è di ieri sera l'annuncio che è dato dalla Information Consent Network, is that the name Information Consent Network, ha detto che ci saranno ancora 3.000 emails che verranno rilasciate e rese pubbliche da emails di Fauci, eppure Twitter ha messo una censura su questo annuncio, ha detto che questo annuncio non poteva essere, non l'ha accettato sulla base che queste erano informazioni false, quando in fondo questo annuncio era soltanto un annuncio relativo alle mails di Fauci. E da chi è venuto questo annuncio, Paola? Information Consent Network, no? Information Consent Action Network. Ecco, sorry, Information Consent Action Network, la rete sulla azione di consenso. È un'associazione. Quindi questi hanno fatto capire che non è finita qui con Fauci, che sono uscite, anche perché quelli si riferiscono solo ad un mese. Cioè l'impressione che abbiamo noi è che gli hanno voluto mandare un messaggino, come dire, magari se fai il bravo non ne escono più, ma se fai il monello ne escono altre di mail. Ecco, e questa è l'interpretazione giusta. Adesso glielo dico, voglio essere sicura che è stato chiaro che Jack ha detto che Twitter ha censurato questa notizia. Sì, ho capito, prego. E Jack ha chiesto a Twitter una spiegazione e ancora la sta aspettando. Ok, Francesco is asking whether you think that the censorship at the moment, it simply means we have given a warning to Fauci that something might be coming on, but at the moment we're not really threatening you completely, we're not really questioning your position fully, but it's just a warning sign. So something might come later as it might not. What do you think? I mean, how would you interpret this sense? Cioè lo stanno ricattando in estrema sintesi. Do you think that they are threatening him? Do you think that they are sort of threatening him? I think that's a potential case. I think Fauci could very easily be thrown under the bus by the globalist establishment and pin all the blame of much as what happened on him. And there is a potential sign of that already, in that Fauci's book was removed from sale on Amazon recently. So I wouldn't be surprised if Fauci was the proverbial pig being put out to be slaughtered in order to make people think that that they actually got somebody. People are already joking that Fauci didn't kill himself.
in the same manner as Epstein. Oh, yes. Ma veramente io non sarei sorpreso se i globalisti praticamente eliminano Fauci, anche se metaforicamente Jack ha detto lo buttano sotto l'autobus, sotto il tram, e di fatto abbiamo già visto che il libro di Fauci è stato ritirato, non è più possibile comprarlo su Amazon, e secondo me quello che loro faranno sarà proprio quello di toglierlo di mezzo, di eliminarlo, perché di farne di lui, noi diremo il capo espiatorio. Lui ha parlato di un maiale che viene ucciso, che viene sacrificato, no? Sacrificio del maiale, per poter dare quindi al pubblico l'idea che qualcuno che è responsabile, è stato trovato, e il responsabile pagherà. Ecco, insomma, questo è tipico delle società, come dire, un po' esoteriche, di lavarsi con il sangue dei sottoposti. Ecco, è un senso del sacrificio rituale è questo, diciamo, per consolidare il potere dei vertici. A proposito di sacrificio, noi fino a qualche giorno fa sapevamo che Bill Gates era un filantropo, un santo quasi. Adesso invece improvvisamente pure lui è stato trasformato in un amico del pedofilo Epstein e di fatto bruciato. Anche questo, cioè, rientra nella stessa dinamica, piano piano stanno facendo fuori i personaggi più esposti per lavarsi la coscienza. Okay, ask the question. Okay, sorry, it's because I forgot to translate something before. Okay, so this is typical. What you described it's a typical esoteric sacrifice of those who want to consolidate and maintain their powers. Let's go to Bill Gates. Bill Gates is having a similar destiny. He's going from being described as a philanthrope, and now is being highlighted as being a friend of Epstein. Do you think that he's a pedophile? Do you think that there is something in common between what's happening to Bill Gates and Fauci? It's possible, but I think Bill Gates is one of those figures who would be too big to be taken down. I think rumors may continue to swirl around him. I think he may be given a bit of a hard time by people, but I generally can't see him being sort of removed from polite society overall. Same with most people connected to Epstein, and most people that we know who are connected to him. Most of them are far too big to be taken down, certainly at the moment. Okay. Lui dice che Bill Gates, secondo lui, è un pezzo troppo grosso per essere completamente rimosso. Gli daranno qualche problema, gli daranno qualche piccolo fastidio, ma alla fine lui rimane. Così come tutte le altre, molti altri pezzi grossi che erano nell'entourage di Epstein. E prima Jack ha detto che quello che stanno facendo con Fauci comunque è sempre meglio che mandarlo al suicidio come hanno fatto con Epstein. Questo tipo di racconto sul virus ha agevolato l'instaurazione di una vera dittatura globale, cioè noi in Italia viviamo dentro una sorta di regime oramai da un anno, cioè i diritti del lavoro non sono garantiti, vediamo la polizia che accerchia persone che vogliono aprire un bar, sono vietate le manifestazioni degli oppositori politici, in Parlamento non c'è opposizione perché esiste un solo gruppo di potere attorno a Draghi, insomma si respira un'aria da ventennio. In Inghilterra com'è la situazione? This declaration, the story about the virus has indeed allowed for a true dictator regime to be installed. And so what we find in Italy, essentially the basic rights, the rights to work, the rights to protest. You know, there's been a number of cases where opponent parties outside the parliament could not manifest, could not protest. There have been people cannot open shops. So what is the situation in the United Kingdom in regard to fundamental human rights, civil rights? I think at the moment, well, I believe we're sort of unlocking, so to speak, faster than most other people, but that's only due to the prevalency of our vaccination campaign. I think we're one of the countries in the world to have the most percentage of people vaccinated. So therefore, now that, you know, we've all been implanted with the, and I only say this so half sarcastically, the Bill Gates microchip,
mark of the devil vaccine, then the government will allow us to have our rights back. And that's probably going to be the plan for everybody else as well. It's just taking longer to get the vaccine out for everybody. So things are continuing in a worse way, seemingly on the surface, for the rest of the world. La situazione da noi è un po' più rilassata, cioè le misure si stanno rilassando un po' prima che in altre parti d'Europa o del mondo, perché la nostra campagna vaccinale è stata molto intensa e io lo dico in modo un po' sarcastico, ma praticamente molti di noi sono stati inoculati con il vaccino e il microchip di Bill Gates, ma io penso che questo adesso succederà anche nel resto del mondo. Noi siamo un po' più avanti, ma questo sta per avvenire in altre parti del mondo. Questa intensa campagna vaccinale. Ecco, quindi lui dice questa narrazione che si torna alla libertà solo con il vaccino è passata anche lì. Oh yes, yes. Of course, you confirm that the narrative that the only way to gain freedom back is to get vaccinated. That's the narrative. Yeah. Of course. Ecco, yes. adesso abbiamo letto noi che in Inghilterra, nonostante la copertura a tappeto di molta gente vaccinata con AstraZeneca, sono ripartiti i contagi. È vero? Questo è una fake news. We have heard that in the United Kingdom, in spite of the intense vaccine campaign, there have been a number of people who get reinfected, the same people who get vaccinated. Is it true? Can you confirm that there has been cases of reinfection after vaccination? I haven't heard of that in the United Kingdom, but I did hear of a case in America with, I believe it was an American football team where all of their players had been vaccinated, yet 6 of their players had become reinfected. So that's the only case that I've heard of regarding reinfection after vaccination. I'm sure there probably has been a few cases, but I haven't heard any of them personally other than that one. Personalmente non ho sentito di nessun caso di reinfezione nel Regno Unito, questo non vuol dire che non ci siano stati. Io però ho saputo che 6 giocatori di una squadra di football negli Stati Uniti sono stati di nuovo infettati dal virus. Questo è quello che io ho sentito. Si parla molto in Italia adesso di vaccinare i più giovani, gli adolescenti o perfino i bambini. Questo tipo di campagna vaccinale anche per i più giovani che non rischiano nulla da questo tipo di malattia è partita anche in Inghilterra. In Italy, we are talking about vaccinating now adolescents and children, and the campaign of such a campaign, essentially vaccinating people who have no risk, is also starting in the UK. Yes, I believe that for people under 30, however, there are still restrictions regarding the AstraZeneca vaccine, given that the government determined that there was more of a risk from the vaccine than from the coronavirus for younger people. In terms of how the government is handing out the vaccines, generally it's working downwards in age, and we haven't really hit younger people yet. But there was an event last weekend in London, I believe, at Wembley Football Stadium, where everyone over the age of 18 was encouraged to go and get a vaccine. Over 18, you said? Everyone? Yes. Yeah. Allora, al momento noi non siamo ancora arrivati a quella fascia. Al momento il governo ha messo una restrizione sull'AstraZeneca che non può essere somministrata alle persone più giovani di 30 anni. Però il governo praticamente sta mano a mano scendendo con l'età, nelle fasce di età, e lui ha saputo che lo scorso fine settimana, in occasione del match di football a Wembley, i giovani superiori agli 18 anni sono stati incoraggiati a vaccinarsi prima di andare alla partita di football. Insomma, quindi è chiaro che un po' dappertutto stanno utilizzando gli stessi metodi. Senti Jack, c'è qualcuno in Inghilterra che denuncia chiaramente questo progetto come un progetto criminale, contro le leggi, contro il buonsenso? C'è qualcuno che esce un po' da questo tipo di modo, questo modo di presentare le cose, che dice chiaramente che siamo nel centro di una cospirazione globalizzata, finalizzata
a controllare meglio la popolazione, cioè che in realtà i lockdown, le mascherine, questa campagna vaccinale così estrema non serve per logiche sanitarie ma politiche, cioè c'è qualcuno, una parte politica, un intellettuale, un gruppo, qualcuno che affronta la questione in questo modo da voi c'è? Can you indicate a political group or a group of intellectuals? Can you indicate anyone who in the UK is really voicing against all of this management of the crisis, including the restrictions, including the vaccinations, including the deprivation of human rights? Can you tell us of groups of people who have indeed demonstrated or voiced against and raised concern and raised objections against the current state of affairs? Yeah, I think the primary group that I would point to would be a group known as Lockdown Skeptics, and they are run by Toby Young, who is a conservative political commentator. That, in terms of an organised group, I would certainly point them out as being ones that have certainly been skeptical of vaccines and lockdowns as much as they can. I would also point in terms of who does great work just on this critically, James Delingpole, the Breitbart contributor, and again, other general conservative commentator. He's also been fantastic. I am hearing more voices in general of people who are suspicious or certainly concerned about taking the vaccine in the media. So it's great to see. Sì, c'è un crescente numero di persone che si oppongono a questo regime. Lui indica in particolare due gruppi. Uno è i Lockdown Skeptics, fanno anche una newsletter che pubblicano. C'è un certo Toby Young, che è un commentatore conservatore, e l'altro è Delingpole. Did you say something about Delingpole? Sorry, besides the fact that he's a commentator, did you refer to an organization? Yeah, so Breitbart, I think he still writes for Breitbart, I believe. Oh, Breitbart, ok. Mm-hmm. Comunque Delingpole, che è un giornalista che scrive per questo Breitbart, lui è stato anche molto vocale, per così dire. Comunque lui intorno a sé vede un crescente numero di persone che si oppongono. Bene, ti faccio un'ultima domanda, Jack. Sicuramente noi ci aspettavamo da un premier come Boris Johnson un atteggiamento diverso, insomma, sembrava un oppositore del regime globalista, invece anche lui alla fine è diventato un fedele esecutore degli ordini dello spartito scritto da altre parti. Ha mentito sempre Boris Johnson, è stato avvicinato, è stato mal consigliato, era in buona fede, sbaglia? Cioè, qual è la tua chiave di lettura? Cioè, perché anche Boris Johnson è diventato un manganello nelle mani di questo potere? Last question about Boris Johnson. Boris Johnson, we would have expected from him a completely different attitude towards the management of this crisis, and we would have thought that he would oppose to the globalist tyranny. And in fact, it seems that he has become a very loyal observer, and compliant. And do you think he has lied at some point? Do you think that at some point he changed completely his view? Was he lying before? Was he lying later? How do you explain his attitude and the change in his attitude as we observed it? Yes, well, I think in general with Boris, he can sometimes be a globalist liberal in populist conservatives' clothing, hiding among us. But I think that the main reason why he's been so hard against this is because, of course, he caught coronavirus himself and he was hospitalized with it. You know, he had it pretty seriously because obviously he was rather obese at the time and a smoker. So obviously he needed to be put on breathing apparatus. And I think that scared him. His personal experience scared him into thinking that it was far more serious than it was when Dominic Cummings, who used to be his advisor, had previously testified that Boris wanted to see, bodies piled in the streets rather than lock the country down. So I think his own experience with it is what really changed his mind.
E lui, Boris, può indossare diversi vestiti, può presentarsi come un globalista, come un liberale, come un populista. Io penso che quello che ha cambiato molto la sua posizione è stata la sua esperienza personale. Lui all'epoca è stato colto dal coronavirus, era obeso, fumava, quindi è andato in ospedale, è stato ha fatto la terapia di ossigeno, e lui e il suo precedente aiutante Cummings lo citò dicendo che in passato Boris disse: io preferisco vedere persone morte accumulate nella strada piuttosto che fare dei lockdown. Ma evidentemente la sua esperienza personale gli ha fatto cambiare idea. Bene, non era l'ultima domanda, ho immentito pure io come Fauci, però su cose molto meno gravi. Questa è l'ultima. Una figura che torna sempre quando ci sono delle disgrazie è Tony Blair. Blair era con Bush quando ci sono stati gli attacchi strani dell'11 settembre, poi ha dichiarato guerra a tutti quei paesi che non c'entravano nulla, diciamo, con la vicenda delle torri. È stato uno di quelli che ha distrutto la sinistra classica, l'ha fatta diventare liberale, filo austerity, quindi era uno presente quando si cavalcava il terrorismo islamico, era protagonista quando si cavalcava il terrorismo finanziario, è protagonista adesso a favore della campagna vaccinale. Fa parte secondo te, Jack, di qualche potere profondo, questo che insomma del potere globalista profondo che gestisce queste macro dinamiche? Cioè Tony Blair è un uomo che viene fuori, diciamo, da quel gruppo di pochi padroni occulti. Ok, Tony Blair comes back over and over again at the time of major crisis, at the time of major emergencies. He was there during the 9/11 crisis, he was there during the terrorist crisis, and is now here again during this sort of sanitary, health-related terrorism. Do you think that Tony Blair could be linked to one of these deep, obscure power? Do you think that is indeed somehow part of the deep state of those who maneuver the overt power? Yeah, I mean, absolutely. There's no question. I forgot to say that he destroyed the left. Essentially, he took the left from what it was to essentially a completely aligned neoliberal economy, austerity, etc. Sorry. Yeah, no, he's absolutely massively connected with the deep state and the globalists. You can see that with his current organization, the Tony Blair Institute, or whatever it's called. And most of the problems in this country can be traced back to his government. You know, if I came to power, certainly Blair would be locked up immediately for many crimes against humanity, probably war crimes as well. So all he's doing now in his with his recent moves is just adding many more crimes to that list that he'll be charged with. Yes. Lui dice sicuramente lui è legato ai poteri globali, ai globalisti. Molti dei problemi che abbiamo oggi li dobbiamo a lui. Se io fossi al potere, io metterei Tony Blair in prigione, perché molte delle attuali crisi sono legate alle crisi umanitarie. Cioè lui sarebbe incolpato di crimini contro l'umità. C'è stata una commissione Kilcott, mi pare, che l'aveva dipinto o come un idiota o come un criminale. What about the Kilcott committee that essentially said that he was either an idiot or a criminal? I'm going to have to go criminal on that one, I think. Per quanto riguarda in questo caso direi criminale più che idiota. Ecco, quindi pure noi insomma andiamo per la seconda ipotesi, ecco. We too. Grazie a Jack per essere stato con noi, quando vuole è sempre un piacere. Anytime you want to come back for us, it will be a pleasure. Thank you for being with us. It was great being on, thank you. Grazie, è stato molto bello anche per me essere qua. Grazie anche a te, cara Paola, come al solito impeccabile e prezioso. Grazie a voi, è un onore e coraggio, è onore al vostro coraggio come sempre. Cari amici di Visione TV, si conclude qui un nostro approfondimento, questo dal sapore internazionale. Come al solito noi facciamo il nostro lavoro soltanto per servire voi che ci guardate e ci sostenete per come potete. Se volete aiutarci a rendere sempre più solido questo nostro progetto, che adesso si è allargato puntando anche sulla scrittura, non soltanto sulla televisione, il nostro blog è partito nei giorni scorsi e già comincia ad avere un certo successo, lo renderemo sempre più
pieno di notizie e sempre più brillante. Questo possiamo farlo solo grazie al vostro aiuto, che ci potete garantire con bonifico con PayPal, oppure abbonandovi sul nostro sito www.visione.tv.it. Grazie, alla prossima.